Ciao amici, ben ritrovati. Il ricordo della passione di Gesù che ha dato tutto per noi, ho realizzato questo Gesù che porta alla croce. Possiamo andare ad inserire con dei ramoscelli oppure con un po' di filo di ferro, facciamo la corona avvolgendola in questo modo, facciamo la corona di spine e possiamo utilizzare un crocifisso in modo da farlo portare sulla spalla al nostro Gesù. Poi potete anche tenerlo semplicemente così, che è molto molto bello, anche semplicemente un Gesù da tenere sempre con noi. Andiamo a vedere come l'ho realizzato. Per realizzare il Gesù che porta la croce, avviamo con il filato color carne un anello magico di 6 maglie per fare la testa e il corpo. Stringiamo l'anello e facciamo una maglia in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Lavoriamo le 36 maglie per altri 4 giri. Una diminuzione della prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro saranno 34 maglie basse. Facciamo altro giro di 34 maglie basse. Un aumento della prima maglia e un aumento a metà del lavoro saranno 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie. Riempiamo bene con l'ovatta sintetica e facciamo una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 10 maglie basse. Facciamo altri 2 giri di 10 maglie basse e poi prendiamo il filato bianco. Andiamo a sostituire il filato con il filato bianco e andiamo a fare un aumento nella prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Lavoriamo le 30 maglie per altri 10 giri. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Lavoriamo per altri 4 giri 36 maglie basse. Ora facciamo ogni 5 maglie un aumento e saranno 42 maglie basse. Lavoriamo per altri 7 giri le nostre 42 maglie basse. E ora possiamo andare a staccare il filo. Ora, volendo, possiamo realizzare sia i piedi sotto oppure andate a fare il tappo e andate a chiudere in questo modo. Scegliete voi. Se nel caso andate a chiudere, fate magari qualche altro giro in più, andate a fare altre 4-5 giri in modo da farlo venire più alto. Se invece volete fare come me, fare le gambe sotto, andiamo a fare in questo modo. Per le gambe andiamo a fare un anello magico di 6 maglie, prendiamo il filato marrone in modo da fare i sandali, stringiamo il nostro anello e andiamo a fare un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ora lavoriamo in costa e dietro, prendendo solo la parte di dietro e facciamo un giro di 18 maglie lavorate in questo modo. Andiamo a sostituire il filato con il filato color carne e andiamo a fare un giro di 18 maglie utilizzando questo filato. Lavoriamo per altri 6 giri 18 maglie basse. Per questa gamba possiamo staccare il filo. Andiamo a fare un'altra uguale. Non staccheremo il filo perché ci servirà per unire l'altra insieme. Dopo aver fatto anche la seconda gamba andiamo a prendere il filato bianco e andiamo a fare un giro di 18 maglie per questa gamba utilizzando questo filato bianco. Ci uniamo con una maglia bassissima nella prima maglia che abbiamo realizzato e facciamo 3 catenelle, 1 2 e 3 e ci andiamo ad unire nell'altra gamba. Facciamo un giro di 18 maglie anche per questa gamba. Dopo aver lavorato le 18 maglie anche per questa gamba andiamo a lavorare anche sulle 3 catenelle che abbiamo fatto da questo lato. Ora andiamo a lavorare le maglie normalmente
andiamo a fare un giro di 42 maglie, perché abbiamo fatto gli aumenti da questo lato con le 3 catenelle e poi andiamo a lavorare anche le catenelle della parte di dietro qui. In totale con questi nostri 6 aumenti saranno 42 maglie, quindi andiamo a fare un giro tutto intorno, lavorando anche nelle catenelle della parte di dietro. Lavoriamo le nostre 42 maglie per altri 4 giri e poi stacchiamo il filo. Terminati i giri possiamo staccare il filo, andiamo a riempire con la vatta sintetica e poi andremo a cucire sotto il vestito. Per le braccia avviamo l'anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e andiamo a fare per altri 2 giri le nostre 6 maglie basse. Sostituiamo il filato color carne con il filato bianco e andiamo a fare un aumento nella prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 8 maglie lavorate. Lavoriamo poi le 8 maglie per altri 14 giri e poi stacchiamo il filo. Per realizzare la fascia ho lavorato 56 catenelle, poi ho lavorato in costa e dietro per altri 3 giri le 56 maglie lavorate in costa. Poi vedete voi la larghezza che volete dare alla vostra fascia. Per realizzare la manica ho fatto una catenella di 12 maglie, la vado a chiudere ad anello e faccio un giro di 12 maglie basse nelle 12 catenelle. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 14 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 16 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 16 maglie basse. Possiamo staccare il filo e poi andiamo ad inserirla al braccio in modo da poter fare così la manica. Andremo poi a cucire questa parte dopo aver riempito un po' con la vatta sintetica il braccio. Per i capelli ho fatto 8 catenelle e ho realizzato le catenelle e le ho unite al centro fino a un certo punto, quindi ho unito per 12 maglie la parte centrale e ho lasciato questa parte finale invece aperta. Vado poi a rotolarla leggermente e vado a creare così i capelli di Gesù. Per la barba avviamo una catenella di 20 maglie, andiamo poi a lavorare 5 maglie basse nelle prime 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5. Poi lavoriamo 4 mezze maglie, 1 2 3 e 4. Poi lavoriamo 3 maglie alte nello stesso punto, 1 2 e 3. Poi lavoriamo 4 mezze maglie, e le restanti a maglie basse, e questa sarà la barba. Andiamo a fermare con ago e filo la barba e i capelli e poi andiamo a fare i baffi. Dopo aver cucito i capelli andiamo a cucire anche i baffi. Facciamo in questo modo, andiamo a creare i baffi con ago e filo e andiamo a riempire un po' questa zona. Volendo possiamo fare anche il naso, quindi andiamo a riempire un pochino la zona dei baffi utilizzando sempre ago e filo. Ricamiamo in questo modo fino a riempire un po'. Ho realizzato le ciglia e le sopracciglia. Con un po' di filo rosa vado a fare il naso passando semplicemente il filo
in questo modo e poi vado a bloccare dietro. Ho fatto qualche passaggio qui. Inseriamo i piedi sotto, volendo possiamo fare anche la striscia con una catenella oppure con il filo semplicemente per realizzare i sandali, e poi andiamo con ago e filo, giriamo un pochino la parte esterna così e andiamo a cucire questa base qui alla base di sotto con ago e filo. Dopo aver cucito anche le catenelle, ho fatto 10 catenelle sulle ciabattine qui e poi vado a cucire le maniche, prima questa base qui intorno al polso e poi vado a cucire questa parte superiore con ago e filo e vado a cucire lateralmente. Esco con il filo verso l'alto qui della manica e vado a cucire intorno maglia per maglia. Ripasso per rinforzare. Con ago e filo vado a fermare questa parte superiore e poi vado a cucire alla spalla. Inseriamo una corona di spine che possiamo realizzare o con il filo di ferro oppure possiamo prendere dei ramoscelli e andarli a intrecciare e creare così la corona sulla testa. Io ora non me li trovo e quindi ho messo un filo di ferro. Poi quando troverò dei ramoscelli andrò a creare così la corona, li andrò ad intrecciare. Ho inserito la fascia qui lateralmente e vado poi a prendere una croce e la vado ad inserire tra le braccia del nostro povero Gesù che si è sacrificato per noi. Penso che sia bello da tenere, spero che vi piaccia. Volendo potete non fare la passione di Gesù, fate semplicemente Gesù in questo modo, molto molto bello. Potete crearlo anche più grande, più piccolo in base alla misura del vostro uncinetto. Io ho utilizzato un 2,5 con il filato numero 8 ed è venuta di queste dimensioni. Se lo farete più grande sarà più grande, quindi se utilizzerete un uncinetto più grande verrà più grande, o più piccolo nel caso lo volete fare più piccolo. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e teniamolo con noi il ricordo del suo sacrificio. Vi mando un bacio, vi aspetto alla prossima e lavoriamo che ci consoliamo. Ciao! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.